La nave di Ulisse approda poi in un'isola inquietante, dove Polifemo, il ciclope dall'occhio solo, rinserra lui e 12 compagni nella sua caverna. Il mostro divora 6 uomini, della cui morte atroce Ulisse si sente doppiamente responsabile, perché la sua ansia di conoscere genti nuove e di indagare nell'ignoto lo hanno portato a rischiare la vita di tutti. È buono. Per ricompensarti ti mangerò per ultimo. Qual è il tuo nome, straniero? Il nome con cui mi chiamano mio padre e mia madre è Nessuno. Il piano elaborato da Ulisse per sfuggire al ciclope è scaltro e spietato. Dopo aver ubriacato il gigante, Ulisse lo acceca. Riuscirà a fuggire con uno stratagemma. Ma Polifemo è figlio del dio del mare, Poseidone, che non perdonerà mai più la vendetta di Ulisse. Si comincia così a delineare nel racconto dell'eroe il conflitto fra le potenze celesti che sovrintendono il suo destino. Padre Poseidone! Se io potessi ti strapperei anche il cuore! Ascolta, Poseidone, signore dell'abisso, se è vero che io sono tuo figlio, concedimi che Ulisse non torni mai più in patria. I viaggi di Ulisse diventano sempre più fantastici, irreali, via via che avvenimenti misteriosi talvolta lo avvicinano alla patria e talvolta lo respingono lontano. Ulisse arriva infatti alla reggia del Signore dei Venti, Eolo, ingenua creatura di fiaba, il cui potere benefico si infrange contro il destino di Ulisse, rendendo inutile l'aiuto che ha voluto portargli. Una tempesta a ciel sereno coglie la nave proprio in vista di Itaca e li sospinge un'altra volta verso terre ignote, su rotte sconosciute agli uomini. Non sono che uno straniero tra voi. Nessuno è straniero tra i Feaci. Nasce ora il nostro popolo e la nostra città è del futuro. Noi non ci sentiamo superiori a nessuno. Chiunque arriva, se gli dei vogliono che resti, avrà onori e ricchezze, pari al suo valore, come uno di noi, purché scelga la nostra vita di pace. Te lo dico come un fratello, Ulisse. Fermati. Diventa uno di noi. Uno straniero ha sempre una speciale voglia di fermarsi. Da Eolo 1 mese, da Circe 1 anno. Circe? Chi è Circe? Circe è una maga dalla parola umana.
e sorella di Eeta, nate tutte e due dal Sole e da Perse, figlia di Oceano. Ma quando approdammo a quell'isola non potevamo immaginare il mistero che nascondeva. Anzi, i miei compagni avevano ritrovato allegria e speranza. Dopo tanti giorni di mare aperto, bruciati come eravamo dal sole e dalla salsedine, la muraglia di verde che lambiva la spiaggia prometteva a ciascuno di noi un ristoro. Ombra per riposare, caccia per avere carne fresca, acqua di sorgente. Ma a me la foresta dava altri pensieri. Che cosa c'era al di là degli alberi? La mattina dopo lo sbarco avevo già preso la mia decisione. Io li divisi in due gruppi. Uno lo avrei comandato io. L'altro l'avrebbe comandato Euriloco. Uno dei due gruppi sarebbe andato ad esplorare l'isola, l'altro sarebbe restato a guardia della nave. Ma chi deciderà quale gruppo andrà ad esplorare? Lo deciderà la sorte, è la cosa migliore. Non voglio più essere io a imporvi una decisione. Abbiamo troppo sofferto dopo il mio viaggio per i sospetti che ha suscitato la mia visita alla reggia di Eolo. Non posso e non voglio più andare solo, anche se desidero che la sorte mi favorisca. Euriloco, saranno gli dei a decidere. Rimettiamoci a loro. Nero resta, bianco parte. Mi dispiace che in ogni caso non potrò venire con te, Ulisse. Andò il gruppo di Euriloco. Era la prima volta che agiva senza di me. Aspettammo. Scese la sera, poi la notte. All'alba i miei compagni non avevano ancora fatto ritorno e io stavo per mettermi sulle loro tracce. Ulisse! Era Euriloco, solo, e non poteva pronunciare parola per quanto era sconvolto. Il suo cuore voleva soltanto piangere. Dove sono i compagni? Una cosa terribile, Ulisse. Continua, che è successo? Parla! Non lo so, la foresta è diventata molto strana tutto a un tratto. Come strana? È stata una cosa terribile, terribile. Calmati, calmati. Dove hai lasciato i compagni? Dove l'hai lasciati? Ogni giorno sembravano più impauriti, come fossero sperduti. E il fato diventava sempre più forte contro di noi. Sì, certo. Il fato che tu avevi provocato e che i tuoi compagni soffrivano per causa tua. Io cercavo solo di salvarli come potevo. Non era un'accusa, Ulisse. Io dovevo sapere. Le foglie erano più rare, gli alberi spogli, come in autunno. E udivamo rumori di frasche improvvisi, come animali che si muovessero nel folto senza mai riuscire a vederli. Ma ne sentivamo la presenza attorno a noi, dappertutto. Tutto a un tratto, là, in mezzo agli alberi, vediamo mura diroccate, muschiose, parevano le rovine di qualche strana, antica costruzione. Allora ci inoltriamo tra esse. Ma si moltiplicavano sempre più, si infittivano. E qualunque fosse la direzione sembrava tornare al punto di partenza. I compagni si siedono in terra sfiniti. Io mi allontano e poi sento dei grugniti orribili. Mi volto e vedo i compagni abbracciati l'un l'altro, come animali. Sì, erano proprio loro, ma trasformati in porci. Mentre li guardavo terrorizzato, ho udito un canto. Poi una donna è apparsa fra gli alberi. Si è avvicinata ai porci e li toccava e rideva. E tu? Io sono fuggito. Il groviglio di quelle mura mi si è sciolto davanti misteriosamente e mi sono ritrovato sul sentiero per cui ero venuto. Fammelo vedere questo sentiero. Fermati! Dove vuoi andare? Dove sei stato tu con i compagni? Fuggiamo di qui, ti prego. Fuggiamo senza voltarci indietro. Resta lì, se non hai coraggio andrò da solo. E smettila di tremare. Basta.
Sentii subito che dovevo andare, come un'attrazione irresistibile. E tu non avevi paura? No, la sfida dell'ignoto era più forte della mia paura. Più ero sconfitto e più ero avido di ritentare la prova. La mia vita non aveva più altro senso che questo rischio. La natura dell'isola era dolce, il suolo portava agevolmente i miei passi e il desiderio di quel canto di donna mi guidava, anche se ora non l'udivo più. Crebbe in me l'impazienza di arrivare e dovevo farmi forza per restar vigile, prudente. Dove vai? Solo, per questi luoghi che non conosci. Tu hai saputo che i tuoi compagni sono stati tramutati in animali immondi da una donna e corri convinto di liberarli. Ma sei sicuro che la stessa sorte non toccherà anche a te, Ulisse? Io credo che nessun altro all'infuori di me potrebbe liberarli. Ma chi sei? Perché ti trovo sulla mia strada, tu che conosci il mio nome? Non dire il tuo nome in questa foresta, perché qui abita Circe. E la sua casa è dovunque, in ogni albero, in ogni fronda. Cercherà di trasformare anche te in animale, come qualsiasi uomo che le si avvicina, ma non potrà. Solo allora si ricorderà, io stesso l'avevo avvertita, che un viandante di nome Ulisse sarebbe arrivato un giorno a portarle ciò che le dee ancora non conoscono, i pensieri e i dolori e i desideri degli uomini, perché questo è il suo destino. Voltati. Vedi quel fiore? Strappalo. Avanti, strappalo. Non ci riesci? Guarda com'è facile. Lo mangerai e il suo filtro magico non avrà più effetto, ma ora ti dico tutto quello che accadrà affinché tu comprenda bene. Quando Circe cadrà ai tuoi piedi, impotente contro di te, tu trarrai la spada e sentirai il desiderio di ucciderla. Lei avrà paura e allora ti offrirà il suo letto. Tu non lo rifiuterai, perché vuoi liberare i tuoi compagni. Ma sta attento, Ulisse. Potresti diventare un uomo che non è più uomo. E contro un simile rischio, questo fiore non ti può proteggere. Dove vai? Chi sei? Sparì fra gli alberi, Ermete, il dio messaggero dal bastone d'oro che mi era apparso come un giovane uomo. Allora ti disse il suo nome? Io lo sapevo che era lui. E il mio cuore batteva forte. Pensavo a Circe, al filtro magico che mi avrebbe offerto, a come mi sarebbe apparsa per ingannare la mia mente. Che cosa stai cercando? Una casa. La tua? Chissà, forse c'è qui nella foresta. Guardati bene intorno.
Tutti quelli che l'hanno cercata hanno finito per trovarla. Che cosa fai quassù? Aspetto qualcuno, sempre. Allora parlami di lui. Dimmi come si chiama. Così facendo ti peserà meno l'attesa. Forse l'ho conosciuto perché vengo da lontano, ho viaggiato molto e ho incontrato tanta gente diversa. Potrei anche parlarti di lui se mi dici il suo nome. Come sei scaltro, straniero. Ma se quello che aspetto fossi tu, ti prego, attizza il fuoco. Attraversa. La strada per la casa che cerchi passa di lì. Salta. Devo passare al di là? Non è questo che vuoi? Vieni. Siediti qui. Vieni. Sarai molto felice appena avrai bevuto. A che cosa pensavi? A quel fiore dai semi amari che avrebbe dovuto salvarmi se Ermete non mi aveva mentito. Ti stai trasformando in un animale e senza soffrire. Cominciavo a soffrire. Il dolore diventò atroce. Mi sentivo come un fuoco ardere dentro il petto. Come se due poteri lottassero dentro di me. Va nel porcile. Va nel porcile! Fu allora che vidi sul volto di Circe la sua sconfitta. Prima la meraviglia, poi il terrore. Tutto ciò che mi aveva detto Ermete si compiva. Era Circe adesso a soffrire. Gemeva, si torceva, era diventata orrenda. E come Ermete mi aveva predetto, mi venne il desiderio di ucciderla. Mi trattenni a stento, perché la vidi trasformarsi di nuovo, diventare donna. Ero salvo. Aveva riconosciuto in me un potere superiore al suo. Sei Ulisse. Tutto mi era stato detto. Ulisse è venuto da Troia. Una mente che non si sarebbe lasciata piegare. Perché non mi uccidi? Perché non mi uccidi? I miei compagni. Rivoglio i miei compagni. I tuoi? Sì, I tuoi compagni? li hai mutati in bestie.
Restituiscimi degli uomini. Perché? Perché sono uomini. Non ti capisco. Se ti dico che mi sento responsabile per loro, mi capisci? Non ancora, Ulisse. Io non so che cosa unisce gli uomini tra loro, però capisco che tu lo desideri e io ormai devo ubbidirti. Entrai nel mondo magico di Circe. Ancora non mi rendevo conto di farne parte e andando a liberare i miei compagni non sapevo che stavo per perdermi. Sentivo soltanto che tutto ormai era irreale. Quelli sono i tuoi compagni. Il loro aspetto è vile, ma essi non sanno né dove sono né chi sono. Stanno in questo immobile presente senza scosse e non hanno più bisogno di te. Guardali bene. Tu puoi restituirli alla loro vita di uomini, ma devi riflettere attentamente prima di decidere. Io li voglio uomini. Sembrava che si fossero svegliati da un lungo sonno, o come fossero rinati una seconda volta, ignari, spaventati. E avevano lo stesso aspetto di prima. Sì, ma con una strana timidezza nello sguardo. Qualcosa di ignoto ci aveva diviso per la prima volta. Era a causa di Circe, per il potere che ti aveva dato. È umano temere l'invisibile, ma tu non potevi rassicurarli. Ebbi il torto di non pronunciare subito le parole spontanee dell'amicizia. Non riuscivo quasi a parlare. Ero come loro, sorpreso e turbato. Qualcosa di ignoto ci aveva diviso per la prima volta. Feci per avvicinarmi, essi fuggirono. Ulisse. Mi parve molto bella. E abbandonasti i tuoi compagni e ogni idea del ritorno per quella donna. No. Non posso dire di averli abbandonati, regina. Essi intanto erano fuggiti attraverso la foresta, erano tornati alla nave. Li seguì sulla spiaggia, volevo che tornassero con me. Ma Euriloco si frappose fra me e i compagni per impedirmi di convincerli e quasi mi saltò addosso. Andare dove? Ci vorresti riportare nella stalla, forse? Sei già diventato il servo di quella donna orrenda. Vi ricordate del ciclope? Anche là fu la tua follia a trascinarci. Allora trassi la spada e benché Euriloco fosse mio cugino, lo minacciai di mozzargli la testa. Ma li vidi così spaventati, così confusi, che compresi il male che stava per accadere. Non mi videro più per un anno intero, per quanto rimasi nella dimora di Circe. Un anno intero? Ne sei sicuro? Sicuro no. Il lento trascorrere del tempo non era visibile nella dimora di Circe, ma fuori, nella spiaggia dove vivevano i miei compagni, là ritornavano per loro i giorni, i mesi, le stagioni. E i tuoi compagni? Faticano per avere ciò che io potrei dar loro per nulla. Guarda quelle viti. Erano viti selvatiche. I tuoi compagni le hanno tirate in filari e tra poco vendemmieranno. Eppure da me, su nella foresta, c'è vino quanto se ne vuole. Senza bisogno
di viti, di vendemmia, di pioggia, di sole. Vedi quante cose hanno costruito qui? Questa capanna, per esempio. Perfino un orto hanno fatto. Non è per ingratitudine, Circe, che i miei compagni non vivono con noi. Sono uomini semplici, abituati a vivere così, e hanno paura di noi. No, non è la loro paura a tenerli lontani da noi, ma qualche tuo pensiero nascosto. Non è vero, forse? C'è qualche pensiero mio che tu non conosci? Venite avanti. Ulisse! 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 Parlate. Che cosa volete? Che cosa avete da dirmi? Parla, Euriloco. Tu hai dimenticato Itaca, Ulisse. Ogni volta prometti di riportarci in patria e ogni volta dimentichi la tua promessa. Sta attento a quello che dici. Tu non sei più il re di Itaca. Non sei né il re né un cittadino di Itaca. Ulisse! 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 Dove sei? Era un sogno cattivo che mi lasciò una grande pena nel cuore. Ma compresi allora che il giorno destinato al ritorno era arrivato. Il desiderio della patria era rinato in me. Questo significava il richiamo dei miei compagni. E ora bisognava trovare la forza Di lasciare Circe? di confidarle la verità. Ti legava a lei un sentimento? Non potevo ormai far nulla senza di lei. Questa era la sua magia. Anche per abbandonarla avrei avuto bisogno del suo aiuto. Io parto, regina. So che tu non mi ami e neppure puoi amarmi. È il mio destino. Solo chi perde la rotta e dispera del ritorno, gli dei fanno approdare da me. Nessuno ha amore da darmi, nessuno ha amore da chiedermi. Vogliono solo dimenticarsi. Vogliono sprofondare nella mia quiete, accoccolarsi come animali intorno a me, aspettando una morte senza dolore, come muoiono gli animali senza saperlo. Perciò non mi aspetto nulla dagli uomini. Io non ti ho mai forzato a restare con me. Vattene se vuoi. Non ti ho forzato allora e non ti forzo adesso. Quando ti dissi di attraversare il fuoco, tu l'attraversasti. Non è così? Io non ti obbligavo. Perché ora mi chiedi il permesso di partire se sai che non posso negartelo? Perché me lo chiedi? Ricordi quello che ti dissi quando mi chiedevi di restituire sembianze umane ai tuoi compagni? Tu sceglievi per loro il rischio della vita. Lo so, ma non possiamo rifiutare il destino che portiamo in noi. La patria, la terra dei padri, anche questo un Dio ci ha messo nel cuore. Ma tu sai che fuori di qui non potrò più proteggervi. E che tu stesso, Ulisse, fuori di qui non avrai più alcun potere. Quel potere per cui i tuoi compagni sono tornati uomini. Le avevo detto che sarei ripartito e lei non manifestava né meraviglia né dispiacere. Ma perché insisteva a mettermi in guardia sulla sorte dei miei compagni? Cercava di proteggermi da pericoli che ella stessa non sapeva se avrei potuto superare. Questo solo capivo. Ulisse,
Quando sei giunto in quest'isola, sapevi chi vi avresti trovato? No. E mentre salivi verso la mia casa e mi hai incontrato nel bosco, cercavi soltanto i tuoi compagni? Sei salito fin quassù da solo. Perché? Perché pensavi di dover salvare la loro vita? O perché tu volevi, unico tra gli uomini, gettare uno sguardo sui segreti del cielo? Hai passato un confine, Ulisse. Non puoi tornare indietro. Tutto ciò che ti resta ora è varcare le soglie oscure dell'abisso. Quale abisso? L'Ade. La via che hai scelto per ritrovare la tua casa passa attraverso l'oceano nebbioso al di là del quale hanno dimora i defunti. Solo là, forse, ti verrà detto ciò che tu hai tanta ansia di conoscere. Ora sta attento. Stai per entrare nel regno delle ombre. È un grande privilegio per un vivo visitare il regno dei morti. Ulisse, racconta con animo sereno la tua straordinaria esperienza. Il tuo privilegio sarà anche nostro. Ti saremo riconoscenti. Non è poi così lontana la tua patria. Laggiù nell'Erebo era immensamente lontana perché il passato e la memoria si attenuano. Là dove si adunano le ombre, fanciulle dall'anima ancora dolente, e vecchi e guerrieri morti in battaglia. Obbedivo alla voce di Circe. Sacrificherai un agnello nero e il suo sangue verrà a berlo Tiresi, il profeta cieco. E tenendo lontane le altre ombre pregherai così: divinità dell'Ade. Divinità dell'Ade. E voi, morti. E voi, morti. Che abitate questi luoghi senza speranza. Che abitate questi luoghi senza speranza. Se mai riuscirò a ritornare a Itaca, io vi prometto di immolarvi la più grassa fra le vacche sterili e di colmare il rogo di ricche offerte. E per Tiresi a parte sacrificherò uno dei montoni dal vello nero, il più bello e forte dei nostri greggi. Indietro. Non vi avvicinate. Non tentate la mia pietà. È solo con Tiresia che devo parlare. Lasciami bere quel sangue. Madre. Madre, perché sei qui? Ulisse versatile scaltro, perché mai infelice hai lasciato la luce del sole? Perché sei sceso vivo in questa dimora senza gioia? Per interrogarti, Tiresia, e conoscere il mio destino. Allontana questa tua spada e lascia che io beva il sangue, se vuoi che ti faccia sapere la verità. Tu vuoi conoscere il giorno del ritorno, quel dolce ritorno che un Dio ti renderà amaro. Tu non sfuggirai all'ira di Poseidone, perché gli hai accecato il figlio, Polifemo, e lo hai deriso senza pietà. Ma quanto dovrò ancora soffrire per questo? Dimmi almeno una cosa. Rivedrò mai la mia patria?
tornerò a Itaca. Tornerai, sì, ma dovrai sopportare altre sventure. Vi tornerai tardi e con difficoltà, dopo aver perduto tutti i compagni, su di una nave non tua. E nella tua casa troverai uomini prepotenti che stanno insidiando la tua sposa Penelope e dovrai vendicarti. Sarò solo io dunque a rivedere Itaca quel giorno. Ma anche allora non potrai fermarti e un'altra volta dovrai prepararti a un viaggio. Dovrai lasciare la tua isola e navigare finché non arriverai fra uomini che non conoscono il mare e mangiano cibo non condito con sale e che ti guarderanno con grandissimo stupore. Allora pianterai con forza in terra uno dei tuoi remi e sacrificherai vittime a Poseidone sovrano. Solo allora potrai fare a meno di riprendere il mare e conoscerai il giusto riposo. E morte ti coglierà dolcemente, indebolito da serena vecchiaia. E intorno a te la tua gente sarà felice. Questo è il tuo destino. Ti ho detto tutta la verità. Va, Ulisse, lascia questa dimora senza luce, questa terra funesta che tu hai violato da vivo. Dimentica la nostra morte. Ho avuto la tua verità, ma ora fammi rivedere mia madre. E sei qui, concedimi di parlarle un'ultima volta. Non posso concedere né rifiutare. Non sono più nulla. Non esisto più. Tu cerca al più presto la luce, però tutto qui guarda, per raccontarlo poi alla tua donna. Sento la tua presenza. Agamennone, glorioso Atride. Dimmi, quale destino ti ha preso dopo la vittoria? Sei annegato? O qualche male ti ha spento? O sei stato ucciso da un nemico? Solo mia moglie Clitennestra, la regina, ha tramato la mia morte. Come un toro colpito dal macellaio, sono caduto sotto la feroce spada del suo amante. Ah, non c'è niente più odioso e più cane di donna che tali orrori nel cuore si metta, come colei pensò orrendo delitto al legittimo sposo tramando la morte. Quel perfido mostro coprì se stessa d'infamia e tutte in futuro le donne, anche se ce ne fosse di buone. Sta bene attento e accetta questo mio consiglio. Sbarca in segreto quando arriverai nella tua patria. Non fidarti nemmeno degli amici più cari, nemmeno di tua moglie. Addio, Agamennone. Dopo di me nessuno potrà mai più essere dolce e sincero con la sposa. Dille una cosa e pensane un'altra, se non vuoi morire prima del tuo tempo. Penelope, quando sono andata alla guerra, l'ho lasciata giovane sposa. E nella tua casa troverai uomini prepotenti che stanno insidiando la tua sposa Penelope. Achille.
Achille non esiste più, è morto combattendo nella piana di Troia. Finché eri vivo ti onoravamo come un dio, ma anche ora che sei qui sento che la tua gloria domina sui defunti, perciò non devi rattristarti di essere morto, Achille. Non cercare di consolarmi. Preferirei essere un servo nella casa di un miserabile, ma ancora vivo sulla terra, piuttosto che regnare sui defunti. Tienti cara la vita, Ulisse, la vita è un bene inestimabile. È l'unico tesoro che si possiede. Tu cerca al più presto la luce, però tutto qui guarda, per raccontarlo poi alla tua donna. Madre cara, madre, ti rivedo finalmente. Prima non ho saputo trattenerti. Ti chiedo perdono. Creatura mia, come venisti qui? È tremendo per i vivi vedere queste cose. Quando sei morta, c'era qualcuno a chiuderti gli occhi. Hai ricevuto gli onori dovuti ai defunti. Io sono morta, il resto non conta. Con la morte si è compiuto il mio destino. Ma se lo vuoi sapere, fu il desiderio di te che mi tolse la vita. E mio padre? Tuo padre si è fatto vecchio e triste a forza di aspettarti. Non voleva più scendere in città. Restava nei campi coi servi. Ora vive come un uomo selvatico. Si corica accanto al fuoco d'inverno ed estate su un mucchio di foglie. Dove la notte lo trova, lì si stende e sospira, afflitto per te. Madre mia, lascia che ti abbracci. Che almeno possa abbracciarti. Non puoi, figlio mio, questa è la legge. Quando uno muore, i nervi non tengono più insieme la carne, la consuma la violenza impietosa del fuoco e l'anima come un fragile sogno dilegua. Ma tu cerca di tornare alla luce del sole. Lasciati abbracciare. Tre volte ti slancerai, il cuore ti obbligherà ad abbracciarla. 3 volte dalle tue mani all'ombra simile o al sogno volerà via. Strazio acuto ti scenderà più in fondo. Il Penole? Sì, sono il più sventurato di tutti i tuoi compagni, Ulisse. Ma io ti ho lasciato vivo nell'isola di Circe. Oh figlio di Laerte, non abbandonarmi sepolto, dammi onorata sepoltura, prima di andartene per sempre dall'isola di Circe. Seppelliscimi con le armi che sono mie, innalzami un tumulo sulla riva del mare e pianta sul sepolcro un remo, quello con cui vogavo. Hai un compagno di meno ora, Ulisse. Che è successo a Il Penole? È accaduto adesso. Era lassù, cantava e è scivolato. Forse era ubriaco. Lo abbiamo sentito gemere. Ha chiamato te, ma tu non c'eri. È morto. Dove sei stato, Ulisse, tutti questi mesi?
Ombre che seppelliscono un'ombra. Era il più innocente di tutti noi, Elpenore. Non credo che ci sia più scampo per nessuno. È venuto il momento del tuo ritorno, Ulisse. No. Non senza i miei compagni. Lotterò a costo di morire con loro. Ma tu puoi salvarli ancora. Pensaci. Se tu dici il vero, perché Tiresia ha detto solo ritornerai e senza compagni? Sei già solo, Ulisse. Tu che sei sceso vivo nella casa dell'Ade. Tu, uomo dalle due morti. Questo voleva dirti Tiresia. Non aspettarti che i tuoi compagni ti obbediscano più come prima, che credano alle tue parole, anche se vorrai salvarli. Preparati a partire, Ulisse. Io ti mostrerò la strada, anche se mi costerà grande fatica e sofferenza. Dette queste parole, Circe corse nella capanna. Un oracolo parlò dalle sue labbra. Ti indicherò tutte le cose che dovranno accadere nel viaggio, affinché tu e i tuoi compagni sappiate che esiste una via, un modo di salvarvi. Prima giungerai dove vivono le sirene, che incantano chiunque passi loro vicino. Vedrai uno scoglio, il mare non lo udrai più. Allora capirai di essere vicino al luogo funesto. Non avvicinarti, perché là tra le rocce vi sono soltanto le ossa di quelli che hanno ascoltato il canto delle sirene. Saprai resistere alla tentazione di sapere ciò che essi dicono. Saprai volgere altrove la prua della nave. Evita poi le rupi erranti, tenendo la rotta a settentrione. Soltanto un uomo, Giasone, è passato tra quelle rupi senza perire, perché era amato da una dea. Tu non cercare neanche di vederle. E questa sarà la seconda prova. La terza l'affronterai nell'isola detta del Tridente. Là vedrai pascolare delle vacche nere, non toccatele, sono le vacche del sole. Ma avrete fame e sarete privi di speranza. Sarà allora che potrete fallire l'ultima prova. Non ho altro da dirti, Ulisse. Ora è venuto il momento della tua partenza. Euriloco, Filettore, Eraclio, statemi bene a sentire. Tra poco riprenderemo il mare e ci aspettano le prove più ardue. Se non mi ubbidite voi morirete tutti. Nessuno di voi si salverà. Perché ci minacci così, Ulisse? Non sono io a minacciarvi. È la profezia di Tiresia. Per questo sono sceso nell'Ade. Non ti basta vagabondare per tutti i mari della terra. Scendi anche nel regno dei morti. Perché ti prendi gioco di noi? Stiamo ancora piangendo Elpenore che è appena sceso laggiù e ora... Nessun mortale ritorna mai dall'Ade. O forse credi di essere un dio. Dovete credermi. Va bene. Se non credete alle mie parole, potete credere alle parole che ha detto Circe. Circe? Circe?
E chi è questa Circe? Non ricordate dunque più niente. Che cosa dovremmo ricordare? Niente. Non ricordate nemmeno che vi ha tramutato in porci e che io vi ho fatto tornare uomini. E che cosa ci dava da mangiare? Ghiande? Siamo tutti stanchi, Ulisse, stanchi delle tue parole. Questo viaggio sembra non avere più fine. Sei solo, Ulisse, perché sai ciò che loro non sanno. Farò sparire dalla mente dei tuoi compagni il ricordo di me, di quest'isola, affinché tra te e loro non resti più nulla che vi divida. Ma tutto ciò che tu sai e che loro non sanno, questo non lo posso cancellare.